richiesta del cliente è quella di poter tenere una serie di tacche colore come questa, avendo la possibilità di velocizzare il riempimento del testo e automaticamente il colore di questa tacca sovrastante. Inoltre faremo anche una versione completamente trasparente. Per fare questo ci avvaliamo degli stili di oggetto e degli stili di paragrafo. Vediamo come fare. Innanzitutto vediamo che questo è un gruppo composto da un box di testo, una cornice di testo colorata e un'altra cornice che fa da contenitore. Per motivi di automazione non possiamo mantenere questo formato, dobbiamo ridurre tutto a un solo box contenente tutto quanto. Quindi cosa facciamo? Andiamo a togliere il gruppo da questo oggetto, quindi lo separiamo, prendiamo il box contenitore che è quello più grande e lo duplichiamo, facciamo così in maniera che abbiamo già le dimensioni e le caratteristiche dell'ombra e del riempimento bianco che serve ad avere l'ombra esterna già pronti, e senza pensarci sopra andiamo subito ad assegnare uno stile di oggetto. Quindi questo stile di oggetto si chiamerà banalmente box colore e avrà già automaticamente recuperato i suoi valori. Vabbè, in questo caso cambiamo il bianco con la carta, la traccia sarà nera e abbiamo l'ombra esterna esattamente come era prima. Quindi a questo box assegniamo questo stile di oggetto. Assicuriamoci che sia un oggetto che abbia un contenuto testo, e ce l'ha. A questo punto prendiamo questo testo, lo copiamo e lo incolliamo. Lo incolliamo, ma andiamo a assegnare anche a questo uno stile di paragrafo che si chiamerà banalmente nome colore. Anche qui la font ha preso la sua con la sua dimensione e il suo colore. A questo punto andiamo a posizionare il testo uguale a quello del nostro campione. Quindi andiamo ad attivare le opzioni cornici di testo, oppure lo possiamo fare automaticamente con Command B o Control B se usate Windows. Andiamo ad assegnare delle distanze dal margine superiore e una al margine sinistro. Ok. A questo punto, se noi andiamo a vedere lo stile di oggetto, troviamo questo più, che vuol dire che sono state apportate delle modifiche ai contenuti, ai valori che c'erano assegnati prima. Nessun problema, tasto destro, ridefinisci stile e abbiamo aggiornato anche questa cosa. Tra l'altro, se andiamo a vedere nel box colore, nella voce stili di paragrafo, possiamo andare ad assegnare direttamente anche il suo stile di paragrafo. Questo vuol dire che se andiamo a creare un box a caso e gli assegniamo, anzi mettiamo dentro anche un testo qualsiasi e gli assegniamo questo stile di oggetto, è diventato già tutto simile, non è uguale. Cosa manca? Mancano le dimensioni. Quindi se noi andiamo qui, sempre nello stile di oggetto del box, andiamo nelle opzioni dimensione e posizione e gli assegniamo altezza e larghezza, automaticamente anche questo è diventato uguale. Qui c'è soltanto un problema di maiuscolo nel testo, perché io qui l'ho scritto in minuscolo e qui in maiuscolo, ma quello non è un grosso problema.
Ora dobbiamo costruire il colore sopra. Come facciamo? Negli stili di paragrafo abbiamo la possibilità di utilizzare o i filetti di paragrafo o l'ombreggiatura. Quindi vediamo cosa ci conviene usare. Andiamo nello stile di paragrafo, lo apriamo, andiamo nei filetti di paragrafo, attiviamo per esempio il filetto sopra che avrà il colore del testo, questa è una cosa molto importante, e andiamo a posizionarlo, quindi daremo un offset che possa arrivare più o meno alla misura di quello prima, forse così un po' troppo, ma senza star lì tanto a diventare, poi queste sono cose che si vanno a verificare all'ultimo minuto, e dobbiamo semplicemente stringerlo un po' dal lato destro, quindi anche di qua faremo un rientro destro di 0,4, più o meno ci siamo, ok? Aumentiamo lo spessore, quindi lo facciamo arrivare così, ok, e il nostro box è terminato. Andiamo ad aggiustare lo stile di paragrafo, anche qua ridefiniamo lo stile, ma qui c'è qualcosa che non va, ma non è un problema, per cui noi abbiamo creato il nostro box. Abbiamo lo stile di oggetto, abbiamo il nostro colore, quindi se io adesso attivo lo strumento rettangolo, assegno lo stile, con lo strumento testo vado dentro, vedi che è già in posizione, e per esempio scrivo Pantone 5825C, me lo sto assolutamente inventando. L'unica cosa è che io dovrò avere un campione, qui ce ne abbiamo già un paio scritti, quindi 5678, va bene, modifichiamo questo nome, 5678C. Se io a questo punto applico il colore, applico il colore a questo testo, automaticamente anche il box sopra si è modificato. Se io prendo questo box, lo duplico e qua gli vado a scrivere 5678 era questo, ho sbagliato colore, questo, ok. Questo qui lo chiamo 8283, ce l'ho già, voglio farne un altro, lo duplico e qui gli andrò semplicemente a scrivere yellow, seleziono questo, lo coloro col giallo. Questa è l'unica modifica che devo fare volta per volta, a meno che non voglia crearmi degli stili di paragrafo di oggetto per ogni colore, bisogna valutare se ne vale la pena. Avevamo detto che dovevamo fare poi anche quello trasparente, e quindi a questo punto cosa faccio? Duplico uno qualsiasi, devo semplicemente andare a creare uno stile paragrafo che si chiamerà trasparente, tutto minuscolo, e che avrà come colore nessuno. Quindi questo sarà così. Andrò a creare un altro stile di oggetto che si chiamerà box trasparente, il quale non avrà nessun riempimento, nessuna traccia e nessuna ombra. Ecco qua che io ho il mio box trasparente, quindi potrei creare un blocco di tutti questi cartellini, diciamo, e attivarli quando mi servono.
Per esempio, se io prendo questi, li allineo, ok, questo non mi serve, faccio così, ok, adesso funziona, questo diventa trasparente anche lui e questo mi rimane così, ok? Mi sembra che sia una combinazione e un'interazione tra stili intelligenti. Alla prossima!